Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. In questo video faremo un esercizio un po' diverso. Io vi leggerò un testo. Questo testo all'interno avrà degli errori grammaticali. Dunque io lo leggerò, vi mostrerò il testo, voi dovrete cercare di capire dove sono gli errori grammaticali e nella seconda parte del video correggeremo questi errori e vi spiegherò perché sono degli errori. Per leggere il testo ho qui il mio iPad da dove leggerò tutto quanto e che userò anche al momento della correzione. Pronti per iniziare? Cominciamo. La scorsa estate io e i miei amici abbiamo andato per una gita in montagna. Abbiamo affittato una piccola cabina vicino del lago e abbiamo passato una settimana qui. Durante il giorno abbiamo fatto molte escursioni sui sentieri tra le montagne, ammirando il paesaggio meraviglioso. Abbiamo portati con noi delle borse con cibo e bevande per non morire di fame durante le nostre escursioni. Una sera, mentre eravamo seduti attorno al fuoco, abbiamo sentito dei rumori strani provenire dalla foresta. Siamo stati spaventati e abbiamo tenuto i lampioni accesi per tutto il tempo. Alla fine abbiamo scoperto che i rumori provenivano da una famiglia di orsi che ha vissuto nelle vicinanze. Erano in cerca di cibo e sono entrato nel nostro campeggio. Fortunatamente li abbiamo fatto scappare. Nonostante gli incontri con gli orsi, abbiamo continuato a goderci la nostra vacanza in montagna. Abbiamo nuotato nel lago, pescato e persino visto qualche aquile volare sopra di noi. È stata un'esperienza indimenticabile che non dimenticheremmo mai. Tornati a casa, abbiamo raccontato le nostre avventure ai nostri amici e abbiamo riso dei loro incontri con gli orsi. È stata una esperienza fantastica. Come è andata? Come vi è sembrato questo testo? Facile, medio, difficile? Quanti errori avete trovato? Se volete potete nuovamente controllare il testo e vedere se volete correggere qualcos'altro. Se invece siete pronti, possiamo iniziare a correggere il testo insieme. Vediamo la prima frase. In questa prima frase abbiamo un errore. Io e i miei amici abbiamo andato. Abbiamo andato è un errore perché andare è un verbo di movimento intransitivo e trattandosi di verbo di movimento intransitivo dobbiamo usare l'ausiliare essere e dobbiamo cambiare il participio passato in base al soggetto della frase. Quindi la frase corretta sarebbe: io e i miei amici siamo andati. Siamo andati. Passiamo alla seconda frase e in questa frase abbiamo 3 errori. Abbiamo affittato una piccola cabina. Qui l'errore è un. Siccome un si riferisce alla piccola cabina, quindi femminile singolare, dobbiamo dire una piccola cabina. Una piccola cabina. Il secondo errore è vicino del lago. Vicino del lago non è corretto perché vicino regge la preposizione a. Vicino al lago. Vicino al lago. Il terzo errore è abbiamo passato una settimana qui. La frase corretta sarebbe abbiamo passato una settimana lì. La persona che sta raccontando questa storia non è più nel luogo del campeggio, quindi non possiamo più utilizzare qui, che significa here, ma dobbiamo utilizzare lì, che significa there. Nella frase successiva abbiamo un solo errore. Abbiamo fatto molto escursioni. Se molto è utilizzato di fronte ad un sostantivo, cambia a seconda del sostantivo. Quindi molto utilizzato come much o many cambia a seconda della parola a cui fa riferimento. Escursioni è femminile plurale, anche se in realtà trattandosi di una parola che termina con la E può sembrare maschile, ma in realtà in questo caso è femminile. Le escursioni.
Di conseguenza molto deve essere messo al femminile plurale. Molte escursioni. Nella frase successiva abbiamo 2 errori. Abbiamo portati con noi. Abbiamo portati è l'errore. Siccome stiamo usando l'ausiliare avere nel passato prossimo, non dobbiamo cambiare il participio passato. Rimane alla forma base, la forma maschile singolare. Quindi abbiamo portato. L'unico caso in cui può cambiare il participio passato in un verbo preceduto da ausiliare avere è in presenza dei pronomi oggetto diretti. In questo caso il participio passato cambia in base al pronome oggetto diretto. Lo vedremo tra poco. Il secondo errore, l'abbiamo un po' anticipato prima, è le nostre escursioni. Escursione è la nostra parola al singolare, però qui stiamo parlando delle nostre, quindi femminile plurale, le nostre, quindi le nostre escursioni. Escursioni è il plurale di escursione. In questa frase l'errore è strano. Strano significa strange ed è l'aggettivo che descrive i rumori. Rumori è maschile plurale, quindi strano deve essere maschile plurale. Strani. Rumori strani. Passiamo adesso alla nostra frase successiva. Siamo stati spaventati. Siamo stati spaventati. In questo caso dobbiamo utilizzare eravamo spaventati. Dobbiamo utilizzare l'imperfetto indicativo. Stiamo parlando di una descrizione al passato, stiamo parlando di una descrizione fisica o psicologica al passato. Ogni volta che noi facciamo una descrizione nel passato o una descrizione fisica o psicologica nel passato, è necessario usare l'imperfetto indicativo. Anche la frase successiva contiene un errore. E l'errore è proprio lo stesso. Una famiglia di orsi che ha vissuto nelle vicinanze. Non possiamo utilizzare il passato prossimo ha vissuto, perché non è un evento singolare, non è qualcosa che succede una sola volta o che succede in dei determinati momenti. Era una situazione costante nel passato. La famiglia di orsi viveva nelle vicinanze. Non ha vissuto lì un giorno, non ha vissuto lì una settimana, o almeno non abbiamo questo dettaglio. Di conseguenza è necessario utilizzare l'imperfetto indicativo. Nella frase dopo abbiamo un errore. Sono entrato nel nostro campeggio. Sono entrato deve essere cambiato in sono entrati. Il verbo entrare in questo caso, trattandosi di un verbo di movimento intransitivo, ha l'ausiliare essere. Avendo l'ausiliare essere, dobbiamo cambiare il participio passato in base al soggetto. Il soggetto della frase sono gli orsi, quindi plurale maschile, di conseguenza entrato deve essere plurale maschile, entrati. Nella frase successiva c'è un altro errore. Fortunatamente li abbiamo fatto. In questo caso abbiamo correttamente l'ausiliare avere. E come vi dicevo prima, di solito se c'è l'ausiliare avere non bisogna cambiare il participio passato. Però vi ho detto che c'è una situazione in cui cambia. Questa situazione è quando siamo in presenza di un pronome oggetto diretto. In questo caso lì, di conseguenza il participio passato in tutti i tempi composti, ovvero in tutti i tempi con ausiliare, deve cambiare in base al pronome oggetto diretto. Lì è maschile plurale, fatto si trasforma in fatti maschile plurale. In questo caso l'errore è L con l'apostrofo. Non possiamo usare L con apostrofo perché la parola seguente è una parola maschile plurale che inizia con vocale, però essendo plurale ha bisogno dell'articolo plurale. Dunque L apostrofo si usa quando abbiamo una parola maschile singolare che inizia con vocale, però se la parola in questione è maschile plurale che inizia con vocale, dobbiamo utilizzare gli. In quella dopo abbiamo un errore. L'errore in questione è qualche aquile. Some eagles. In inglese
è plurale eagles. In italiano però, se utilizziamo qualche per dire some, dobbiamo mettere il sostantivo alla forma singolare, qualche aquila. La frase successiva contiene un errore, è stata un'esperienza indimenticabile che non dimenticheremmo mai. Dimenticheremmo. Se io dico dimenticheremmo, pensate we would not forget, we will not forget. In questo caso dimenticheremo con la doppia M è we would not forget, condizionale presente. In questo caso però vogliamo usare il futuro indicativo we will not forget, un'esperienza che non dimenticheremo mai. Sentite la differenza. Futuro dimenticheremo, condizionale dimenticheremmo. So che questo errore era un po' difficile da trovare. La frase successiva contiene un errore. Abbiamo riso dei loro incontri con gli orsi. In questo caso l'errore è loro. Loro significa their encounters. Però in questo caso, siccome la persona che legge era presente nella vacanza, dobbiamo dire dei nostri incontri con gli orsi, ovvero our encounters. Ultima frase ed ultimissimo errore, difficile da notare soltanto con l'ascolto, l'errore è stata una esperienza fantastica. Non possiamo utilizzare una perché la parola che segue è una parola che inizia con la vocale. Siccome inizia con la vocale, dobbiamo utilizzare un con l'apostrofo. Ricordatevi, un con l'apostrofo di fronte a parole femminili che iniziano con la vocale, singolari. Un senza apostrofo di fronte alle parole maschili singolari che iniziano con vocale. Abbiamo finito qui con il video di oggi, spero che questo esercizio sia stato utile. Io vi ringrazio tantissimo per averlo visto e se il video è stato utile e vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!